In uno degli ultimi video avete visto che ho recuperato questo vecchio pezzo di ceppaia di qualche vecchio albero caduto e ho iniziato a lavorarlo per creare un oggetto di arredo. Queste ceppaie vecchie che si trovano in giro per il bosco sono molto belle, proprio perché hanno una forma molto irregolare e ci si può costruire tutta una serie di oggetti, per l'appunto di arredo o anche magari con qualche utilità, rilavorandoli, perché già di loro hanno una forma molto caratteristica e molto bella. Quindi ho deciso di provare ad acquistare questi dischi per flessibile per la lavorazione del legno. Prima di consigliarveli andiamo a provarli assieme perché è la prima volta che li provo anch'io. Servono proprio per sgrossare, per arrotondare e per lavorare pezzi di legno irregolari e sembrano molto interessanti. Adesso andiamo a vederli assieme. Una cosa che invece mi sento di consigliarvi senza alcun dubbio è la nuova centrale di Bluetti che sto già testando da circa un paio di settimane. Questa è la Bluetti AC70, è una centrale piccolissima che pesa 10 kg, con la quale faremo questo lavoro, ma è perfetta per i lavori itineranti in genere proprio perché si può trasportare in modo molto facile. Ha 1 kW di potenza nominale, 768 Wh di accumulo e 500 Watt in ingresso dai pannelli fotovoltaici, quindi nonostante sia una centrale molto piccola è una centrale con delle prestazioni veramente elevate ed è, potremmo considerarlo, lo sviluppo di EB70, che è una centrale che ha avuto un buon successo, ma questa è sicuramente diversi step avanti rispetto a quella, proprio perché la tecnologia nel frattempo ha avuto una grande evoluzione. Questa centrale verrà lanciata proprio domani in occasione del Black Friday, quindi se vi interessa, stavate pensando di prendere una centrale o un prodotto di Bluetti in generale, sappiate che domani trovate per il Black Friday ovviamente i prezzi più bassi che si possono trovare nel corso dell'anno. Se siete lì ad aspettare l'offerta giusta, domani è il giorno buono per prendere una di queste centrali. Quindi non ci sarà in offerta ovviamente solo AC70, ci saranno anche altre centrali, tra le quali AC180 per esempio, che è un'ottima centrale che vi consiglio, i vari Bluetti AC300 e così via. Vi lascio comunque tutti i link in descrizione e adesso noi continuiamo col nostro lavoro.
Devo dire che questi dischi hanno lavorato veramente molto bene, in pochi minuti di lavoro si ottiene una bella superficie liscia, scavano molto, in modo molto aggressivo. Ovviamente il flessibile anche con questi dischi va usato in modo proprio reverenziale, perché è un attimo perdere 2 dita. E niente, sono molto soddisfatto del lavoro, del risultato. Adesso facciamo un po' di finitura. Volevo utilizzarlo come portacandela per creare un po' di luci di atmosfera, quindi farò anche una sede per inserire proprio queste candeline che costano poco, non sono pericolose, durano al massimo 4 ore e sono molto carine per creare appunto atmosfera. Trovo davvero bellissimo questo contrasto tra le cime bianche innevate delle prime nevicate che sono arrivate recentemente e il foliage degli alberi, che crea questo contrasto veramente molto particolare. E questo è dato dal fatto che l'autunno è entrato molto tardi, quindi anche alle quote più elevate il foliage è arrivato un pochino in ritardo. Qui attorno a me sugli alberi ci sono ancora molte foglie che probabilmente cadranno nell'arco di un paio di settimane. E questo per l'appunto perché l'autunno, ma in generale tutto il 2023, è stato un anno particolarmente caldo. Da quanto risulta, secondo i dati scientifici, qui in Italia è stato l'ottobre più caldo mai registrato da quando si rilevano le temperature. Quindi è un dato eccezionale. Non solo ottobre, anche i mesi precedenti, il 2023, sicuramente sarà l'anno più caldo mai registrato sempre da quando si rilevano le temperature. Quindi questo comporta questi cambiamenti anche proprio a livello naturale dei ritmi delle stagioni, a cui ormai praticamente in qualche modo ci stiamo abituando. L'anno scorso si diceva ad inizio autunno ci sono le vespe, quindi quest'inverno sarà un inverno freddo. Questi sono alcuni dei detti popolari che ogni tanto tornano alla ribalta. L'anno scorso c'erano le vespe, in realtà ha fatto un inverno caldissimo e con pochissima neve, quasi nulla. Quest'anno non ho notato nulla di particolare, però così io a sensazione credo che potrebbe essere forse
un inverno vagamente simile a un inverno, è quello che mi auguro, in modo che arrivi soprattutto un po' di neve sulle montagne e un po' di freddo. È giunto il momento di tirar via il telo ombreggiante. È stato utilissimo per prima cosa per fare ombra e poi per far sì che la vite potesse avere un supporto sul quale aggrapparsi. Adesso la vite è diventata grande, è maggiorenne ormai ed è in grado di andare per conto suo sicuramente. L'anno prossimo, con molta probabilità, queste due piante di vite americana andranno a coprire tutta la pergola e quindi creeranno la zona ombreggiata in modo naturale e molto bello. Adesso andrò solo a fare qualche legatura per sostenere i rami della vite che sono un po' più pendenti, per lasciarli un po' lì in sicurezza, però diciamo che è cresciuta molto bene in questo tempo.
Di oggi è stata una delle 2 giornate che ho intenzione di dedicare ai tagli attorno all'alpeggio. Avevo delle piante che andavano tagliate per un po' per ripulire il bosco, quindi sfoltire. Ho lasciato le piante più belle che così possono prendere più luce e anche crescere in modo più rigoglioso, e anche per creare un perimetro di sicurezza tutto attorno alla baita, proprio anche per garantire una maggiore sicurezza anche proprio in caso di incendi, e anche per far, tra virgolette, respirare l'alpeggio, perché da questa parte ci sono ancora troppi alberi a ridosso della baita e dovrò fare qualche taglio proprio per lasciare un po' di metri liberi di distanza tra bosco e baita. Oggi finalmente posso raccogliere qualcosa all'interno della mia mini serra, che ha già fruttato delle insalate invernali che ho già mangiato, quindi ho già potuto usufruire di qualcuno dei frutti della mini serra. Adesso tirerò giù un broccolo, potrebbe maturare ancora un pochino, non sono ancora proprio grossi, quindi questi qua li lascio, quello più grosso lo tiriamo giù e stasera facciamo un piatto molto interessante. Questo è il primo broccolo, è comunque una soddisfazione anche nel suo piccolo. Oggi col mio primo broccolo andiamo a fare un piatto pugliese, gemello dell'orecchietta con la cima di rapa, quindi se non abbiamo la cima di rapa anche il broccolo si presta molto bene per questo piatto semplice ma buonissimo. Aglio, peperoncino, e poi un paio di acciughe.
Salute!